Finalmente il blocco di Soil Needs Assessment, che è quello per cui siamo qua, c'è il proposito di fare l'identificazione, un mapping e una valutazione del Soil Needs in 21 regioni rappresentative del territorio europeo. Abbiamo due obiettivi con questo: da una parte identificare questi Soil Needs e d'altra parte utilizzare questo come un potenziale punto di nicho per lo sviluppo di Living Labs in queste regioni. Queste sono le definizioni per il progetto di Soil Health e di Soil Needs. E per fare questo lavoro abbiamo considerato tre diversi usi del suolo. Da una parte abbiamo il blocco di suolo urbano e industriale più post-industriale, dall'altra parte sarebbe il suolo forestale e naturale e d'altra parte il suolo agrario. Come vedremo dopo non c'è un bilancio qua perché il suolo agrario ha più rappresentazione di gli altri. E per fare questo analisi metodologico abbiamo preso questo approach che anche sta preso per dare continuazione al progetto previo del Soil Mission Support, dove abbiamo il DPSRI approach. Abbiamo nel primo posto dei drivers che fanno una pressione sull'ecosistema, dopo abbiamo questa pressures, abbiamo un stato che dove possiamo identificare un impatto e dopo l'analisi di questo impatto possiamo fornire una serie di risposte. Questa è la metodologia seguita per il Soil Needs Analysis. Come potete vedere sul driver abbiamo l'external factor, dopo se la presa il Soil Use and Management, per lo stato Change of Soil Functions, dove abbiamo un impatto dove ci sono rilevanze anche lo societal targets, una risposta con raccomandazioni e finalmente vogliamo tornare al comincio. Queste sono le 21 regioni rappresentative del progetto PrepSoil, un equilibrio sulla distribuzione territoriale, diversi tipi di farming system, diversi tipi di colture,